Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa zuppa di lenticchie, un piatto genuino dai sapori antichi. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Per la nostra zuppa partiamo dalle lenticchie da cuocere. Io oggi ho scelto un tipo di lenticchie biologiche, però sono abbastanza grandi, non ho scelto le lenticchie piccoline. Le ho semplicemente lavate. Adesso andiamo a fare un ultimo passaggio in acqua fredda. Basta girare col cucchiaio e vedere se ci sono ancora impurità. Se ci sono impurità verrebbero a galla, ma potete ben vedere che la nostra acqua è perfettamente pulita. Quindi le lenticchie possono essere trasferite all'interno della pentola e andranno in cottura. Ora, le lenticchie normalmente hanno una buccia abbastanza sottile, per cui non necessitano, come altri legumi, di ammollo. Quindi io vado a mettere le lenticchie in acqua fredda, in un tegame, e così senza aggiunta di nulla me le porto sul gas e a fiamma bassa le faccio cuocere per circa un'ora. Mentre le lenticchie stanno cuocendo, noi ci accingiamo a preparare la pasta. Io preparerò per questa zuppetta di lenticchie una pasta un po' rustica. Utilizzerò semplicemente farina zero, logicamente io ne preparerò una piccola quantità, acqua e un filo di olio extravergine d'oliva. Andremo a fare dei piccoli maltagliati. Allora, all'interno della farina zero io vado a metterci l'acqua e appena un filo di olio. L'olio mi darà, vedete, è appena un cucchiaino per questa dose. L'olio mi darà un'elasticità, l'elasticità che mi serve per questo tipo di pasta. Vado a lavorare così il mio impastino. Considerate che io sto facendo 100 g di farina, ma per 100 g di farina utilizzo 60 g di acqua e un cucchiaino di olio. Quindi voi, in base a quanti grammi di farina vorrete fare, a quanta pasta vorrete fare, per quante persone, andrete a moltiplicare la dose, così è perfetta, vedete? Dopo un paio di minuti questo è il risultato. Guardate, io non ho vicino a me neanche la solita ciotolina di farina che di solito tengo vicina quando preparo gli impasti, perché questa dose è perfetta. La copriamo con la pellicola e la lasciamo riposare. Fra un pochino andremo a stenderla. La pasta è riposata, guardate quanto è piccolina, mi viene da ridere per queste quantità così piccole. Vedete come si è ammorbidita, guardate come cambia la struttura, no? Ora andiamo a mettere un pochino di farina come d'abitudine sul banco, così, e iniziamo a stenderla. Ora vado a spolverarla così di farina, la giro, spolvero anche il banco di farina, giro la pasta in questo modo, vedete com'è elastica, non si strappa, e la lasciamo asciugare per una quindicina di minuti, poi andremo a tagliarla. Ecco le lenticchie dopo un'ora di cottura, quindi a questo punto noi possiamo fare una cosa: aggiungiamo immediatamente il sale, un pugnetto così. Io adesso lascio sciogliere il sale tenendo il gas così a fiamma moderata per circa 2 minuti, dopodiché spengo la fiamma, lascio ancora 2-3 minuti e vado a scolare le lenticchie. La pasta è asciutta, io la sto arrotolando, la taglio a metà per una questione di praticità, avvicino il tagliere, ho preparato un vassoietto di carta con della carta da forno sopra e ora andiamo a ritagliare i nostri piccoli maltagliati.
Questa pasta adesso noi ce la mettiamo in un angolino in dispensa e la lasciamo asciugare fino a che sarà il momento di inserirla nella nostra zuppa. Andiamo avanti con la preparazione della nostra zuppa. Le lenticchie le ho scolate, le ho messe in una terrina. Contemporaneamente ho preparato sedano, carota e cipolla. Ho ben lavato dei rametti di rosmarino, del basilico, l'alloro, dei pomodorini e del sale. La prima cosa che ho fatto, ho scaldato abbondante olio di oliva all'interno di questo tegame che voi vedete qui, all'interno di questa pentola, e proprio qui iniziamo la nostra lavorazione. Guardate, a questo punto ci ritrasferiamo sul gas. Lasciamo sfrigolare così per 2-3 minuti. Spezzettiamo pure a mano così le foglie di basilico. Aggiungiamo la foglia d'alloro e mettiamo giù i pomodorini. Tiriamo tutto e andiamo a salare. Il gas deve essere così, non moderato, ma una buona fiamma, perché ci deve creare subito la salsina di base. Aggiungiamo le lenticchie. Ora noi andiamo ad aggiungere una quantità pari a 150 ml di acqua, non deve essere molta per il primo momento, vedete? Non deve essere troppo il liquido. E così lasciamo andare per una ventina di minuti. Abbassiamo la fiamma e mettiamo il coperchio. Guardate la densità della zuppa, vedete? È così che deve essere, non più acquosa di così. Nel frattempo io ho messo a bollire dell'acqua in un pentolino, l'ho salata e ora vado a buttare giù i maltagliati che abbiamo preparato. Dopo circa 2-3 minuti di cottura dei nostri maltagliati, noi scoliamo questa pasta e la andiamo a mettere all'interno della pentola con la zuppa di lenticchie. La pasta nel frattempo ha già perso il suo amido, quindi non andrà ad addensarci la nostra zuppa, che vedete è priva di molto liquido e quindi è realmente una zuppa, però la pasta nel frattempo finisce di cuocere per un paio di minuti, 2-3 minuti all'interno della zuppa, quindi andrà a prendere tutti i sapori. Io ho diminuito la fiamma sotto la zuppa nel frattempo. 2-3 minuti possiamo servire la zuppa. Facciamo il piatto, guardate la densità. Io mi fermo così e la servo semplicemente con un filo d'olio a crudo. Il mio piatto è pronto, semplice, sano, genuino, ma molto gustoso. Se questa ricetta vi è piaciuta, io attendo un vostro like. E come d'abitudine vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.